Cari amici, come ho annunciato questa mattina, ho una ottima notizia da darvi. Questa mattina alle ore 12:30 ho avuto il privilegio di un'audizione presso l'ufficio del promotore di giustizia. Qui vedete la convocazione che ho ricevuto qualche giorno fa. Sono stato convocato per il 3 agosto alle ore 12:30. Questa volta invece di 4 ore mi sono trattenuto circa 2 ore, sono uscito più o meno intorno alle 14:30 e ho depositato una terza integrazione di circa 50 pagine. Naturalmente si tratta di aggiornamenti alla questione da me depositata il 6 giugno 2024, che ha già ricevuto prima di questa altre 2 integrazioni, quindi siamo a un totale di 4 libelli più un esposto, e c'era parecchia roba interessante. Molte di queste cose già le conoscete. Sapete, io mi tengo un sacco di cosette utili, necessarie, un po' come assicurazione sulla vita, diciamo così. Però delle cose che erano sicuramente utili e attinenti alla Magna Quaestio, cioè il perno della questione, ovvero la sede impedita di Papa Benedetto XVI, l'usurpazione del papato e le vicende legate all'attentato da lui subito nel 2012, quindi era sempre materiale concernente questa indagine. Il professor Diddi è stato molto cortese e professionale come sempre, e tutto è stato messo a verbale, quindi diciamo il grosso del lavoro è stato semplificare quelli che erano i circa 15 capitoli della mia integrazione, sintetizzarli, spiegarli brevemente e verbalizzare il tutto in un paio di pagine che poi ho ricontrollato e che ho firmato. La notizia è di grande importanza, perché se è vero che aprire un'indagine preliminare, come ha anche sottolineato il promotore di giustizia in un'intervista a UCCR, è un atto dovuto, però non è per niente dovuto tenere in piedi un'indagine per 2 anni, perché io l'ho depositata il 6 giugno 2024, non so con esattezza quando abbiano aperto l'indagine, però sicuramente il 12 aprile 2025, quando sono stato interrogato, i magistrati che mi hanno ascoltato sapevano tutto della questione, quindi erano già al lavoro da parecchi mesi. Quindi diciamo che da aprile 25 a aprile 26 è un anno, aprile, maggio, giugno, luglio sono 4 mesi, diciamo che siamo circa all'anno e mezzo sicuro, garantito, di indagini preliminari in corso. Quindi se è un atto dovuto aprire l'indagine, il promotore poteva anche archiviarla il giorno dopo, e invece 1 anno e mezzo di indagini preliminari. Ricordiamo che professor Diddi ha anche dichiarato a UCCR che è sua intenzione chiudere a breve le indagini e affrontare la vicenda con la massima serietà, cosa che è stata confermata in questa sede. Senza altri dettagli, naturalmente alla fine delle indagini preliminari le strade sono solamente 2: o c'è l'archiviazione, per cui evidentemente il promotore non ritiene di dover procedere oltre nell'indagine, insomma nulla di fatto, oppure si apre il processo. Ecco, con l'espressione chiudere a breve e affrontare la vicenda con la massima serietà, mi sembra un po' poco plausibile che si affronti la vicenda dell'archiviazione con la massima serietà, quindi io penserei più che altro che si aprirà un processo. Molto interessante il fatto che per aprire il processo ci vuole il vero Papa, naturalmente, e questo
di questo ne abbiamo già parlato. Ora vorrei sapere tutti quelli che mi hanno dileggiato fino ad oggi, era un atto dovuto, 2 interrogatori, 2 udienze e oltre 1 anno e mezzo di indagini preliminari, secondo voi è un atto dovuto? Non credo proprio. Comunque, per me va benissimo essere dileggiato, diffamato, screditato, poi non vi preoccupate che poi quando si arriva a dama, come dice quello, no? Ride bene chi ride ultimo. Non vi voglio dare troppi dettagli sul contenuto di questa terza integrazione, perché insomma c'è anche un segreto istruttorio da rispettare. Il lavoro dei magistrati deve essere assolutamente tranquillo e indisturbato. Non saremo disposti a far cadere neanche una mollica di quello che abbiamo subito in questi 13 anni, questo lo si sappia. Tra l'altro, un fatto notevole: ho aggiunto alla mia integrazione anche un esposto presentato da uno di voi, che da diverso tempo me l'aveva mandato firmato e è stato recepito anch'esso dal promotore di giustizia. È importante. Ho saputo anche che altre persone, peraltro di livello culturale universitario alto, hanno già inviato altri esposti e presto faranno l'accesso agli atti per sapere a che punto sono. È fondamentale, è importantissimo innescare delle procedure. La battaglia dal punto di vista mediatico è fondamentale, ma se poi questa battaglia mediatica rimane solo un chiacchiericcio, solo una discussione e non si concretizza mai in azioni concrete, rimane tutto lettera morta. Ricordatevi qual è questa frase: quod non est in actis non est in mundo. Quello che non è scritto, che non è messo nero su bianco, non esiste. Cioè, può essere successo anche un delitto tremendo, una bomba che ammazza 50 persone, ma se questo non viene denunciato, nessuno se ne occupa. Un'estremizzazione un po', naturalmente, perché poi ci sono anche i magistrati che agiscono d'ufficio, ma soprattutto per quello che riguarda le cose vaticane, se non si mette nero su bianco, i fatti non esistono. È un successo, è una conferma del fatto che c'è una Chiesa che resiste, una Chiesa cattolica che resiste, secondo il dogma dell'indefettibilità della Chiesa, anche se c'è un antipapa attualmente al potere, l'istituzione tiene botta, e ritengo che sia molto poco credibile che Papa Francesco, diciamo così, solo per un discorso di onestà intellettuale, abbia voluto far partire queste indagini preliminari, e lo ritengo poco plausibile anche per il caso del suo successore Leone XIV, il quale, come abbiamo visto dalle sue risposte ai fedeli, sa tutto, è perfettamente informato. Bene, adesso vedremo che cosa avranno da dire i soliti negatori di professione. Diranno che era un altro procedimento, che io ho fatto una denuncia per una macchina lasciata in seconda fila, e invece no, il procedimento è sempre lo stesso, è quello sulla sede impedita di Papa Benedetto, sull'attentato da lui subito, e quello che io ho depositato sono notizie utili, fondamentali e importanti, sempre per la stessa questione. Papa Benedetto XVI, minacciato della vita da un attentato subito nel 2012, è stato costretto a togliersi di mezzo, ma lui lo ha fatto in un modo geniale e assolutamente canonico, lasciandosi porre in sede impedita dalla convocazione di un conclave abusivo. La sua declaratio, che era una decisio, è stata falsificata nella lingua latina, e l'antipapa Francesco ha ricevuto gli atti dell'indagine della commissione Herrans, se ne è infischiato. Ha nominato 108 falsi cardinali che hanno votato in conclave nel 2025 per eleggere Leone XIV, che è il secondo antipapa dopo Francesco. Anche l'antipapa Leone XIV è stato informato di tutto, anche lui se ne sta infischiando, e poi un giorno si faranno i conti.
Grazie a tutti voi che mi sostenete, che sostenete il nostro lavoro, grazie ai miei canonisti, ai miei avvocati, a tutti coloro che collaborano per questa impresa, per la salvezza del papato, della Chiesa e della nostra amata, amatissima Italia. Un caro saluto a tutti voi, spero che siate contenti come lo sono io di questa occasione. A presto.